Buonasera a tutti. Chi comincia le domande con mister? Lì in fondo. Si sente male. Non si sente nulla. Mister, buonasera. Giovanni De Lio, Milan. Vabbè, se alzi la Se, voce se facciamo- parli un po' più forte riusciamo a sentire. Pensa che è stata una partita, insomma, le due squadre sono preparato in maniera particolare, oppure è stato soltanto un fattore limitato? Penso sia il lavoro costante che bisogna fare su di una squadra per farla diventare forte, cioè di avere una mentalità da non distinguere quale sia il campo migliore, il campo peggiore, avere una mentalità da campioni che si va sempre poi a giocare per ottenere il massimo del risultato, a dispetto di chi abbiamo davanti e su quale campo andiamo a giocare. Trattasi di una crescita per fare risultati importanti. Prego. Anche senza microfono, va bene? Sì? Buonasera. Sì. Una domanda piuttosto scontata. Quanto pesa la mancanza di Osimhen domani? Ma la forza di una squadra non è mai un'addizione nuda e cruda dei componenti della squadra, è l'addizione di quelle che sono le qualità, di come riescono a coesistere l'un con l'altro, di come poi si trovano nel comportamento di squadra. E la nostra squadra fino a questo momento ha fatto vedere di saper intraprendere, di saper scegliere come giocare al di là di quello che è stata la formazione che ho scelto inizialmente. Noi abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Siamo a questo punto per aver vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Per cui mi aspetto la stessa cosa, che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e abbia la fiducia verso le proprie qualità per far venire fuori un collettivo e un gioco di squadra. Radio Kiss Kiss si prepara a BT. Buonasera mister, a questo punto le chiedo come sta Raspadori, che personalmente ho visto molto bene in campo sia nei minuti finali della sfida con il Milan in campionato e anche con il Lecce, e domani dovrà caricarsi sulle spalle una bella responsabilità. Su Raspadori bisogna fare delle valutazioni, perché poi lui ha fatto solo oggi come allenamento, non è stato profondissimo come allenamento e ha fatto tutto quello che c'era bisogno di fare, per cui si valuterà, ci sarà un'ulteriore mezza giornata domattina per fargli fare ulteriori prove e poi andremo a scegliere chi giocherà in quella posizione lì. Ciao Patrick, come stai? Bene, bene, grazie. Dalla partita di Torino sono successe tante cose. Avete perso Osimhen per infortunio, c'è stato il famoso silenzio delle cupe e poi avete perso con il Milan in campionato. Come si fa a riavere quell'entusiasmo che si respirava appena dopo quella vittoria del 4-0 a Torino? Cioè passa solo da una vittoria o passa anche da una prestazione convincente? Ma passa sempre dal modo di allenarsi, dal modo di stare in gruppo, passa dal
da quello che tu vuoi trasmettere ai compagni di squadra, perché ci può essere uno un giorno che non si alza con la postura giusta e allora tutti gli altri debbono aiutarlo poi ad alzare bene il petto e rientrare dentro quella figura che bisogna avere per giocare queste partite qui, ecco. Queste secondo me sono le gare che cancellano tante cose che ci sono intorno in quel momento lì, dove tutti i calciatori attraverso l'importanza riescono a riconoscere quello di cui c'è bisogno proprio per l'attenzione che viene data a queste partite qui. Se si pensa che una partita di campionato Napoli-Milan interessa solo ai tifosi del Milan e ai tifosi del Napoli, una partita di Champions di campionato interessa a tutti gli amanti del calcio in tutto il mondo, per cui questo i calciatori anche involontariamente sono costretti un po' a subirlo, ecco. Oggi sport e notizie e si prepara il mattino. Salve mister, qui. Salve, Ciao. Michele De Blasis. Prima Di Lorenzo ha detto che certe notti possono anche non ricapitare. Lei sente che questa è la serata più importante della sua carriera? Io spero ce ne siano altre più importanti di questa nella mia carriera. È vero che siamo a un punto molto alto della nostra carriera, io parlo per me, ma penso di poter parlare anche per i miei calciatori in questo momento qui, e che dobbiamo portare quella che è la voglia, l'entusiasmo di dove siamo partiti, alla consapevolezza di dove possiamo arrivare, perché poi quando si arriva ai quarti di questa competizione devi andare a confrontarti, come è successo al Napoli, con delle squadre in degli stadi dove diventa quasi proibitivo fare il risultato, invece la squadra ha fatto vedere di avere tutti i numeri per poter competere con quelle squadre lì, e mi aspetto che rimetta in pratica le stesse cose. Poi è una competizione bellissima dove ci dobbiamo anche un po' divertire dentro, bisogna un po' divertirsi, ci dobbiamo divertire in lunghezza, perché poi del campionato, la Coppa si parla sempre guardando in avanti, ma ce la dobbiamo gustare anche in ampiezza, proprio la giornata, anche stasera, la cena prima di giocare in Champions, quando si va a letto ci dobbiamo gustare anche queste ore qui, non solo di pensare a arrivare domani sera e il poter stare in ritiro con una squadra di bravi ragazzi com'è la nostra, e di vederli lavorare con questo entusiasmo, di veder preparare le cose che gli occorrono per andare a giocare questa partita è ugualmente una soddisfazione. Il mattino e si prepara il Corriere dello Sport. Sì, buonasera. E si diverte sempre a parlare di vigilie di Natale quando arrivano serate così. Questa è una straordinaria vigilia di Natale. O sbaglio? E la seconda cosa che le chiedo, domani incontra Maldini, che cosa gli dice? Allora, sì, fa parte di quell'ampiezza di vivere le giornate nel modo corretto, nel modo giusto. Tutte le ore che circondano queste partite qui sono ore bellissime, non solo la partita nuda e cruda. Io penso di non aver da dire niente a Paolo per quella che è la stima che ho di lui, perché parte da lontano. Io quando ero allenatore dello Zenit, ora per voi qualsiasi situazione di campo, ora con queste telecamere siete lì pronti a prendere qualsiasi dettaglio per farlo diventare uno scontro fra due persone, però sono quelle cose di spogliatoio che a volte ci stanno prima di entrare in campo, cose normalissime. E dicevo che quando ero allo Zenit e avevo la possibilità di decidere anche i nomi dei collaboratori e dei direttori che avevo intorno, mi fu chiesto un profilo internazionale
per andare a dare più forza come visibilità al club, siccome poi riuscimmo a partecipare alla Champions anche lì e riuscimmo a fare un traguardo storico per la società, di scegliere un profilo che riuscisse ad evidenziare forza per il club. E io quando gli dissi Paolo Maldini furono felicissimi. Allora mi fu chiesto di contattarlo e lui in quel momento lì aveva da fare delle cose e non accettò, e loro erano disposti a qualsiasi cosa per Paolo Maldini come ero disposto io. Poi questo magari è più un gioco, però è anche lì per evidenziare di quella che è la stima che ho della persona, del calciatore, dell'uomo, di tutto. Si fanno i post su Instagram, una cinquantina l'ho fatti anch'io in passato, e ce n'è uno a giugno 2020 dove eravamo costretti a casa perché era stato fermato la possibilità di andare ad assistere le partite dentro gli stadi, e io feci un post da casa, perché in quel momento lì io non allenavo, dove ci avevo scritto: il calcio è il cuore del mondo e il suo battito sarà bello anche da casa. Io lo vedrò dalla mia scala del calcio. E c'avevo una quercia dove ci ho appoggiato una ventina di scale lunghissime, alte 18-20 metri. E in quel momento lì, per fare questo post, avevo messo delle maglie e degli scarpini ai gradini di queste scale. Voi guardate chi c'è accanto a me. Qui sopra proprio la prima maglia, ben visibile il nome di chi c'è, quelle non l'avevo fatte scegliere a voi, ce l'avevo messe io. E c'è Maldini e De Rossi, le più vicine a me. Per cui poi sono cose che lì possono nascere. Per me fu già un dispiacere non averlo risalutato a fine di quella partita lì. Corriere dello Sport e si prepara a Bein Sport. Quando si dice che la Champions è un'altra storia, non è leggenda metropolitana, ma si ragiona anche diversamente, cioè dal punto di vista dell'impatto strategico. Dovendo giocarla su 180 minuti almeno, qualcosa si cambia nell'impatto? Ma delle valutazioni si fanno. Ad esempio è stata fatta quella di Osimhen, che invece di portarlo a rischiare di rifarsi male in maniera profonda, c'è anche la partita successiva. Poi è chiaro che le valutazioni vanno fatte tutte, quella che è la forza della squadra, l'abbiamo visto poi in campionato, perché il Milan da noi ha giocato una grande partita e ha vinto meritatamente. Si fanno un po' di valutazioni. Visto che questa è la competizione dei campioni, i campioni non si piangono addosso e trovano le soluzioni per giocarle contro chiunque, e noi siamo una squadra che ha tantissimi campioni dentro la propria rosa. Poi ci sono l'emotività, il carattere che a volte possono spostare, ma per quanto mi riguarda ormai questa squadra qui la conosco molto bene e so che domani sera farà di tutto per essere migliore del Milan. Partita difficile, noi non eravamo quelli più forti 15 giorni fa, non siamo quelli più deboli adesso. E si va a giocare una partita che può dir molto per il futuro di tutti noi, e lo sappiamo bene, e sono convinto che ci faremo trovare pronti. Salve mister, questa volta Guardiola ha detto: io non parlo di Napoli, se no Spalletti si arrabbia. Ma la mia domanda, lei si sente arrabbiato oppure è soddisfatto e contento quando gli altri dicono che la sua Napoli può vincere la Champions League? Grazie.
Ho capito dalla sua risposta che quello che era il senso di quello che io avevo detto non aveva fatto l'effetto corretto. Innanzitutto quando si parla di Guardiola mi alzo anche in piedi, perché io da Guardiola ho imparato tantissime cose. Lui può essere un accostato a grandissimi personaggi che hanno fatto su altri campi delle cose fondamentali dalle quali tutti abbiamo preso qualcosa. E Guardiola per me è come Klopp, è come altri grandissimi allenatori, è come De Zerbi, perché a me piace anche De Zerbi e vado sempre a vederli, gli faccio la confidenza di quali allenatori guardo costantemente, per cui se non ha fatto l'effetto che io volevo gli chiedo scusa a Guardiola, perché ci fa piacerissimo quando un allenatore come lui parla del Napoli e dice cose belle sul gioco del Napoli. Mi ci vorrebbero giorni per parlare delle sue squadre da quando è partito a Barcellona, per cui se poi però mi viene posto che ha detto che voi siete quelli che potete vincere la Champions, allora è un altro discorso, perché noi non siamo quelli lì, non siamo quella squadra che deve avere l'ansia di dover dimostrare qualcosa in questa competizione. Noi abbiamo già dimostrato, ci siamo portati a casa il nostro risultato, che fa parte della storia, e ora, come diceva anche il capitano prima, ci dobbiamo anche un po' divertire, naturalmente mantenendo quella postura e quella faccia corretta per andare ad avere quell'orgoglio e quella forza che ci siamo meritati sul campo. Poi spero con Guardiola di poterci fare due risate su questo discorso davanti a un buon caffè turco. Grazie a tutti. Grazie.